Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nuovo weekly vlog. Era veramente da tanto che non lo facevo, ma lo faccio per un motivo ben preciso. Sta succedendo un casino e da qui partirà veramente un'avventura secondo me. Ma andiamo con ordine. Dovevamo partire e venire qui con il Luke Pedersoli per fare gli ultimi giorni di vacanza prima di andare insieme il 24 agosto al Mugello, quindi carichissimi per 3 giorni di fuoco. Invece cosa è successo? È riesploso il virus in Spagna come in altri stati tipo Croazia, Grecia eccetera eccetera, quindi per il rientro in Italia è necessario un tampone per verificare di non averlo contratto. Il problema qual è? È che io e Luca dovevamo tornare il 20 e partire direttamente per andare al Mugello, e invece è impossibile perché bisogna aspettare in aeroporto i risultati del tampone che viene fatto lì sul posto in teoria, e durante quel tempo bisogna stare a casa in quarantena. Ovviamente impossibile se vogliamo essere al Mugello a fare la gara, quindi panico totale, ma alla fine ci è venuto in mente un piano che potrebbe funzionare. Sentite bene, da qui partiremo praticamente fra un'ora, voleremo a Barcellona dove il team di famiglia sta facendo porca puttana, le api, scusate ma porca troia, mi ha un punto da picco sulla palla destra e ho la fobia. Comunque stavo dicendo, voleremo a Barcellona dove il team di famiglia sta facendo le gare di Formula 2 e Formula 3 e lì è possibile fare dei tamponi con esiti molto rapidi. A quel punto prenderemo di nuovo un aereo, voleremo a Milano con i nostri esiti e in teoria dovremmo essere a posto per andare al Mugello e fare la gara. Mi piange il cuore aver dovuto fare tutto quel casino da Imola per venire qui per un giorno e mezzo praticamente, però guardate che roba ragazzi. Mi piange il cuore dover salutare in questo modo così veloce questo posto. Facciamo la valigia e cerchiamo di portarla a casa. L'abbiamo fatta a pelo. Comunque finalmente adesso posso togliermi la mascherina. Guardiamo un po' qua fuori. No, guardate che roba. Si vedono in lontananza le tribune del Monte Melo. Vista pazzesca. Detto questo, domani purtroppo non potremo andare in pista perché come sapete il paddock è ultra chiuso e si può entrare solo se si ha il tampone fatto con esito negativo. Adesso se non sbaglio si è fatta una certa, sono le 9 meno un quarto. Andiamo a mangiare una cosina e ci vediamo domani. Tosta. Va via. A un certo punto dici ma non finisce più, a un certo punto lo senti nel cervello. Sì, no, veramente. E poi quando fa anche nel gola che ti va proprio lì dove si parte il... Dove c'è il respiro. Ce l'abbiamo fatta ad entrare alla fine. Mamma, che privilegio. Teniamo giù le mascherine ovviamente solo per parlare, che sennò non capite niente. Ecco, no, stanno venendo addosso che poi è un gran problema. Adesso andiamo a vedere la Formula 2 e la Formula 3. Adesso correranno Zendaly, Beckman e Caldwell e poi toccherà Nissani e... non mi ricordo una cazzo. Nissani o Nissani? L'importante è che non si dica Pedersoli. Esatto, Pedersoli non si dice. Poi dato che mi hanno sempre massacrato del facci vedere com'è dentro i bilici, come vengono messe le macchine eccetera eccetera, dopo ve lo faccio vedere. Però adesso guardate quanto è tutto tranquillo qui, calma prima della tempesta. Vorrei far vedere
il numero che c'è sopra la macchina. Beh, è la tua sta macchina, no? Diciamo di sì, non volevo ok. metterli in imbarazzo che scendo dalla moto, salgo Sì, qui. e gli dai paga anche qua. Esatto, quindi lasciamo lavorare gli altri. Poi qui dà quella sensazione come quando esci dal cinema e vedi Fast and Furious e vuoi fare i traversi nelle rotonde. Sì, io sono capito? carico, io ho appena preso il kart CRG, devo ancora ritirarlo in fabbrica, ma la prima cosa che faccio domani quando rientro vado a prendere il kart perché sono troppo carico. Poi ricordiamolo, siamo stati testati direttamente da Formula 1, siamo negativi, quindi possiamo, non dico slinguarci che non è bello, però Sì, siamo, sì, siamo sì. tranquilli, siamo tranquilli. Possiamo fare i film porno adesso. Questo devo tagliarlo anche. Potremmo anche slinguarci se vogliamo, quindi state tranquilli. Possiamo fare gli attori porno. Adesso la Formula 2 è andata a fare la gara, quindi sfruttiamo il momento per entrare nel bilico e farvi vedere come è fatto il tutto. Oddio, mi stavo per ammazzare. Allora, guardate che roba, qui c'è tutta la zona ingegneri dove si mettono poi con i piloti per vedere tutti i dati, tutto quello che è successo nei turni o nella gara. Qui abbiamo la zona living dove si vedono tutte le gare, tutte le cose mentre gli altri sono in pista. Qui invece in questa stanza, molto carina, adesso fatemi chiudere un attimo, vengono caricate le auto nel momento in cui si tornerà in officina e ogni centimetro quadro viene sfruttato perché vengono messe proprio qua sopra le cassettiere, una dietro all'altra, le due Formula 2, poi di là c'è l'altro bilico per le tre Formula 3. Ovviamente tutto il materiale che vedete viene stivato e viene fatto spazio per quello, e qui ci sono tutti i pezzi di ricambio necessari durante il weekend. Quindi vedete il materiale cambio 1, 2, 3, dischi freno in carbonio della Brembo, non oso immaginare a disco quanto vengano, manometri, poi più che manometri questi sono i manometri che vanno sulle pistole per il pit stop, batterie, nastri, dadi, bulloneria, cioè guardate quanto sono organizzati, ogni minimo bullone al suo posto. Qui ci vuole ordine perché sennò sapete è un casino trovare tutto. Poi se lì dietro possiamo dire c'è un po' la parte tecnica, qui in fondo c'è tutta la zona dei due piloti dove si sistemano, come abbiamo detto prima, tutti i programmi del weekend sia da una parte che dall'altra, borracce, sali minerali, solite robe insomma. Bene, adesso mi gusto la gara di Formula 2, poi appena finita voliamo in aeroporto aereo, arriviamo a Milano, speriamo non ci facciano storie per il test che dovrebbe essere tutto a posto, e tra 2 giorni si parte per il Mugello. Should oxygen be needed, a mask will drop from the compartment located above your seat. Finalmente a casa dopo l'Odissea, ma non ci si ferma neanche un secondo perché abbiamo finito adesso il post GP messo dopo un secondo. Sono contento, sta andando da paura. Infatti, come potete vedere, in pochissimo tempo è già a più di 20.000 visualizzazioni, il counter non ci sta neanche dietro. Di sicuro l'argomento era molto interessante. Adesso invece mi sembra il caso di andare a casa del buon Albert, perché da quando si è fatto male, siamo partiti per le vacanze, non ci siamo riusciti a incrociare, e gli porteremo un po' di supportino morale. È qui la festa. Dove stai? Dobbiamo portare in spalla? No, arrivo. Non trovo i pantaloncini, quindi starò in piedi. In tutto il suo splendore, signori. Oh, guarda che tattica per scendere, guarda che rapidità, Fammela vedere. Aspetta, sono... Vorrei guardare in camera, ma ho paura di fare un high side. Guarda che progressi, Vediamo. Uilla! Sì, il peso è tutto qua, zio. No, ho capito, però quei 3,5 kg ce li metti. Allora, adesso andremo a vedere la telemetria del ciocco del buon Albert, dato che qui vogliono più pareri e non ci si fida. E quando Nasca non ha ragione chiede più pareri, questo è il suo solito modus operandi. Guarda, vedo già i grafici aperti là in fondo. Allora, devi seguire quello che dico e dirci la tua. Ok. Ora, adesso che abbiamo chiara la dinamica, quello che ci chiediamo è perché sono caduto. Il modo in cui ho accelerato è molto simile.
Diciamo che qui in gara gli ho dato quel 5% di più. Troppo? E gliel'ho dato un po'. Ma è bello che è serio. Sì, Prima gli ho detto, oh ma che sei fuori? Cioè l'hai cappottato. No, secondo me lì eri tantissimo piegato e gli hai dato troppo. Fuori linea. Ok, No, però fuori linea magari no, perché non si vedeva benissimo dal tutto. È che hai avuto sfiga, secondo me, che hai aperto gas esattamente nel punto della buca, dove lì si scarica, dando più gas, con tanto troppo angolo, chiudendo piegato. troppo. Questa serie di 3 fattori ha fatto sì che poi sei decollato. Ok, però in situazione normale c'è un'apertura di gas così, non è che Rialzando e ti cappotti. tutto dovresti. Cazzo ridi, non è una moto E, è un R1, va bene, ok. Vabbè, allora quindi il responso dei capi della ditta demolizioni qua è che in effetti gli ho dato una badilata di gas che probabilmente se fossi stato Jonathan Ray con gomma calda e da qualifica. da qui ci stavo, io Nasca alla curva 2 di Misano, no. No. Buongiorno finalmente al Mugello. Devo salire le scale così che se no mi ammazzo. Scendere le scale così se no mi ammazzo. Pronti per queste 2 gare di Coppa Italia Pirelli Cup. Speriamo veramente di portarla a casa come è stato per Misano. Vedrete tutto nei prossimi video perché questo weekly vlog finisce qui. Tra un quarto d'ora devo entrare in pista, se no il buon Berklatz mi uccide. Quindi da questa stupenda mattinata io vi saluto. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se non siete già attivate la campanellina e ci vediamo con il weekend del Mugello Coppa Italia.